Benvenuti ragazzi amici, iniziamo quindi le nostre lezioni sui primi filosofi greci, filosofi di epoca arcaica, quelli che noi chiamiamo correttamente presofisti. Tenete comunque sempre presenti, mi raccomando, le mie lezioni introduttive alla filosofia greca. I primi filosofi che noi troviamo tradizionalmente, secondo un'impostazione comunque convenzionale della storia della filosofia, che risale grosso modo a Platone e soprattutto ad Aristotele, sono dei fisici ionici. Come ho già spiegato nelle lezioni introduttive, i fisici ionici non sono dei personaggi che lavorano al CERN di Ginevra, d'accordo? È una battuta un po', diciamo, banale. Fisici ionici perché sono della Ionia, abbiamo visto la regione dell'Asia minore, dell'attuale Turchia, che si affaccia sull'Egeo, eh, e quindi parlano anche ionico, il dialetto ionico che, come abbiamo visto, è simile all'attico, è simile al greco che si parlava ad Atene. Tuttavia l'antichità di questi filosofi rispetto alle fonti e agli interpreti, anche rispetto alle fonti o agli interpreti che noi abbiamo più antichi come Platone e Aristotele, il lasso di tempo che li separa rispetto alle fonti rende difficile la loro interpretazione. Alcuni termini che venivano usati nel dialetto ionico nel VII secolo sono difficilmente comprensibili nel IV secolo da parte di personaggi come Platone e Aristotele. Quindi sono ioni e scrivono in ionico. Poi sono fisici perché abbiamo visto sono dei naturalisti, sono dei personaggi che si occupano di natura, d'accordo? Di filosofia della natura. Abbiamo visto che non tutti i cosiddetti presofisti si occupano esclusivamente di filosofia della natura, si occupano anche di altro. Però diciamo che è invalsa nella tradizione storiografica quest'idea che questi primi filosofi, diciamo prima dei sofisti e di Socrate, si occupino principalmente di natura, siano dei naturalisti. Si occupano di natura proprio al modo dei naturalisti, con delle intuizioni che sono magari simili anche alla scienza moderna. Quindi sono dei fisici della Ionia, sono dei naturalisti, d'accordo? Dei naturalisti ionici, fisici. Aristotele li chiama addirittura fisiologi. Fisici perché si occupano di natura e natura in greco si dice physis. Io scrivo sia in greco sia in traslitterazione latina per coloro che non conoscono il greco. Questa lettera, la Y greca, si legge proprio U, come la U dialettale lombardo o piemontese, anche se nella traslitterazione italiana convenzionale si indica con la Y. Effettivamente la U poi è diventata una Y. Questo PH, cioè il cosiddetto Φ in greco, non è una F. Il greco antico non possiede assolutamente la lettera F, è un P seguito da aspirazione, quindi si dovrebbe leggere Physis, esattamente come filosofia sarebbe la pronuncia corretta invece di filosofia. Noi convenzionalmente, ma arbitrariamente, pronunciamo la lettera P, la lettera Φ, che è un P aspirato, la pronunciamo come F, ma in realtà è scorretto. Fusis, allora la fusis in greco natura si dice fusis. Una prima cosa da capire con molta attenzione è che quando parlano di natura, di fusis, questi primi filosofi presofisti
parlano di una natura che non è una natura nel senso di un panorama, qualcosa di statico da contemplare, ok? Noi magari il termine natura ci fa pensare, non so, a un bel panorama, eccetera. Loro considerano la natura come qualcosa di dinamico, cercano di indagare la natura nelle sue trasformazioni, nel suo mutamento, nei suoi processi di nascita e morte o di generazione e corruzione, cioè vedono la natura come qualcosa in perenne divenire, in continua trasformazione. Se noi andiamo a vedere l'etimologia di fusis, fusis è strettamente legata al verbo greco, il verbo corrispondente è fuo, prima persona del presente, fuein è l'infinito, d'accordo? Fiuo, che cosa significa in greco? Attenzione, fiuo in greco vuol dire genero oppure cresco, d'accordo? Il verbo corrispondente al sostantivo fusis natura, fiuo, vuol dire genero o cresco, d'accordo? Quindi anche proprio nella lingua greca il significato di natura rimanda a tutto ciò che esiste, a tutto ciò che nasce, cresce, si trasforma, va incontro a vicissitudini, muore, si decompone, si divide e così via. Quindi è una serie di processi di trasformazione. Noi possiamo vedere questo anche nell'etimologia stessa della parola latina natura, d'accordo? Natura originariamente in latino era gnatura, ok? Questa radice gn, perché in origine era gnatura, indica il divenire, significa divengo, mi trasformo. È lo stesso gn che noi troviamo nel verbo greco gignomai, ok? Il verbo greco gignomai, va bene, questo è un prefisso incoativo, ok? E questo è va bene, è la desinenza della prima persona presente. Gignomai in greco vuol dire divento, d'accordo? Divento. In realtà gignomai in greco vuol dire anche sono, cioè può prendere il posto del verbo essere. Vedete che in greco abbiamo quindi un verbo che contemporaneamente vuol dire essere e vuol dire divenire. La lingua greca ci spiega che il vero essere sta nel divenire, non esiste un essere che non è soggetto al divenire. Quindi questo gn in latino corrisponde, questo gn, a una variante di gno, che è comunque gn vuol dire appunto divenire, gignosco, gn vuol dire, scusate, non gignosco, gignomai, gno, in greco è la radice che vuol dire divenire, si presenta come gn, come gen, d'accordo? Si presenta in vari modi, però comunque gn vuol dire divenire, quindi anche gnatura in latino originariamente aveva al suo interno la, il tema che indica il divenire, gn in latino, gn in greco. Allora, la natura è tutto ciò che diviene, tutto ciò che si trasforma. Un'altra cosa importantissima da ricordare è che per questi primi filosofi di età arcaica la natura comprende anche l'uomo. Loro non vedono l'essere umano come qualcosa di separato, distaccato dalla natura, non vedono l'essere umano come qualcosa di differente dal resto della natura, dagli altri enti. Tendono a considerare l'essere umano un corpo tra corpi, tendono a considerarlo proprio in maniera scientifica, in base ad una causalità che generalmente è una causalità di tipo meccanico, d'accordo?
Quindi la natura comprende anche l'uomo. La maggior parte di questi filosofi arcaici sostiene che le trasformazioni a cui va incontro l'essere umano sono del tutto analoghe alle trasformazioni a cui vanno incontro gli altri enti, anche gli enti non biologici, d'accordo? Gli esseri inanimati. Molti di questi filosofi pensano che l'essere umano sia fatto proprio materialmente, sia costituito dagli stessi elementi di cui sono costituiti gli altri enti naturali, compresi appunto gli enti non biologici. L'uomo non viene staccato dalla natura, l'uomo non viene visto come un essere, spesso almeno è così in questi filosofi, l'uomo non viene visto come un essere privilegiato rispetto al resto della natura, d'accordo? Comunque poi vedremo, ogni autore la pensa in maniera diversa e quindi poi vedremo anche questo. Altra cosa fondamentale, molti di questi filosofi pensano che la natura fisica, la physis, sia composta da stoicheia, da stoicheia, cioè da elementi semplici, elementi fondamentali. Fate attenzione, stoicheia in greco si usa quando c'è un dittongo, due lettere, due vocali che formano una sola sillaba, e inserire l'accento sulla seconda vocale, sul secondo elemento del dittongo, anche se si pronuncia nella prima. La convenzione vuole che anche nella traslitterazione italiana sia così, quindi io scrivo così con l'accento con la I, però si pronuncia stoicheia. Questo vale per moltissimi altri termini greci che noi incontreremo. Degli elementi semplici, non ulteriormente scomponibili, d'accordo? Cioè l'idea è che alla base di tutto vi siano degli elementi semplici che costituiscono tutto ciò che esiste. Oggi potremmo paragonarli, non so, agli atomi fino a 100 anni fa, finché non sono stati scissi gli atomi. Vedremo che uno di questi filosofi inventa proprio il concetto di atomo e anche la parola atomo, che vuol dire proprio non tagliabile, non scindibile, d'accordo? Che sia l'atomo o che sia un altro elemento, qualcosa che è alla base di tutto il resto è composto, però se dividiamo tutti gli enti della natura composti, noi arriviamo a elementi semplici, elementi strutturali basilari che non sono ulteriormente divisibili, scomponibili. Qualcuno potrebbe dire, non so, un quark oppure un bosone di Higgs, d'accordo? Una di quelle particelle subatomiche che vengono studiate appunto dalla fisica delle particelle, non so se il bosone di Higgs o una particella ancora più piccola, indivisibile, che poi magari è alla base di tutto, d'accordo? Cioè l'idea è che ci siano degli elementi semplici che costituiscono i composti, elementi semplici che sono fondamentali e che appunto sono semplici, sono elementi di base. Secondo una tradizione, questi elementi sarebbero quattro: aria, acqua, terra e fuoco. D'accordo? Aria, acqua, terra e fuoco sarebbero gli stoicheia, gli elementi semplici. Cosa pensano alcuni di questi primi filosofi, in particolare appunto questi fisici ionici che noi andremo a vedere? I primi tre vengono tutti dalla città di Mileto e si chiamano Talete, Anassimandro e Anassimene, oppure Anassimene. Questi elementi semplici dunque, la tendenza di molti di questi filosofi è di scegliere di prendere uno di questi elementi, facciamo un esempio reale perché Talete prenderà l'acqua, uno di questi elementi e di sostenere che questo elemento è il principio di tutti gli altri, d'accordo? Cioè ci sono questi quattro elementi oppure ce ne sono anche altri, ok? Ce ne sono anche altri. Ehm,
diciamo che per una certa tradizione sarebbero questi quattro, ma se ne possono indicare anche altri, vedremo poi autore per autore. L'idea è che vi sia uno di questi quattro che sia la base anche degli altri tre, d'accordo? Che sia un principio. Per esempio, Rete dirà l'acqua, cioè l'idea è che uno di questi elementi, per esempio l'acqua, sia la base anche degli altri tre o di tutto ciò che esiste. Cioè magari che inizialmente tutto era acqua, poi l'acqua si è trasformata in tutti gli altri elementi, d'accordo? Anche se noi magari non la vediamo. Per esempio questo tavolo potrebbe essere acqua solidificata, oppure potrebbe avere al suo interno un principio acquoso, anche se noi non ce ne accorgiamo. Cioè l'idea di ridurre in qualche modo il molteplice all'uno. Questa è una caratteristica fondamentale di tutta la filosofia greca. Cioè, filosofi greci accettano che ci sia il molteplice, il movimento, la pluralità, la divisibilità, il divenire, le trasformazioni continue, però tendono anche a trovare un elemento che in qualche modo sia stabile, che in qualche modo permanga identico attraversando tutte queste trasformazioni e sia alla base di tutte queste trasformazioni, d'accordo? Quindi alla base del molteplice di questi quattro elementi ve ne sarebbe uno che si trasforma poi anche negli altri tre, o uno che comunque intimamente, interiormente è comunque il principio costitutivo, l'essenza anche degli altri tre, cioè passare dal molteplice all'uno, trovare qualcosa di stabile, qualcosa di basilare che poi si trasforma anche in altre cose apparentemente lontane, distanti, differenti, comunque qualcosa che sia alla base, qualcosa che sia alla base di tutto. I filosofi greci pensano che questi elementi semplici e non solo loro si scontrino continuamente tra loro, hanno una visione, d'accordo, per cui gli elementi sarebbero in conflitto, tant'è vero che molti chiamano anche questi elementi contrari, cioè l'idea che vi siano degli elementi che formano coppie di contrari o comunque che gli elementi siano sempre in contrasto tra loro perché uno di essi è il contrario di un altro, quindi interpretandoli come contrari che si scontrano. Lo vedremo meglio già a partire da Nassimandro quanto sia forte nella mentalità di questi autori il tema dei contrari. Allora, da un elemento si generano tutti gli altri, d'accordo? Da un elemento si generano tutti gli altri. Questo per questi autori, per questi filosofi, per questi pensatori, non vale soltanto in generale, non vale soltanto, scusate, nei casi particolari, ok? Per esempio, l'acqua in qualche modo si è trasformata in quel tavolo in quel muro oppure in quel fuoco, d'accordo? Oppure nell'aria, d'accordo? L'acqua, lo stato liquido in qualche modo è evaporata, no? Si trasforma in aria, però alla base di tutto c'è comunque l'acqua. Questo vale nei singoli particolari fenomeni naturali, ma vale anche a livello di tutto, cioè a livello di universo, di tutte le cose. Cioè l'idea è che vi sia un principio di cui all'inizio era costituito l'universo e che poi ha dato luogo agli altri elementi fondamentali o alle altre strutture dell'universo. Cioè molti di questi filosofi ci propongono una cosmogonia, d'accordo? Una cosmogonia, cioè una teoria sulla nascita e sullo sviluppo dell'universo. Da cosa è nato l'universo? Spesso da un elemento semplice, o comunque da cosa si è originato l'universo, come si sono formate le stelle, i pianeti e poi tutti gli altri esseri, compreso l'essere umano. C'è una teoria sulla nascita e lo sviluppo dell'universo, d'accordo? Cosmogonia, perché in greco, ehm, scusate, perché in greco
Cosmos significa ordine, significa, attenzione, sia ordine ma ovviamente anche cosmo, universo, quindi cosmos significa universo, e mentre invece gonia significa nascita, d'accordo? Significa nascita. E, avete presente? Questa è la forma gon, d'accordo? Però c'è anche la forma gen. Questo si chiama apofonia, quando c'è un tema che si presenta con vocali diverse o in forme leggermente diverse, la apofonia, d'accordo? E quindi abbiamo già visto il verbo gignomai, vuol dire divento, d'accordo? Vuol dire divento. Allora, gon e gen indicano la nascita, d'accordo? Indicano la nascita e per esempio la forma gen alla base di parole come genesis, genesi, oppure anche genere, genere come in latino genus, generis, genere nel senso di stirpe, d'accordo, di generazione. Quindi gonia significa nascita, quindi nascita e sviluppo dell'universo. C'è uno di questi principi semplici, uno di questi elementi semplici diventa anche, si trasforma negli altri, ok? La ricerca di questo elemento semplice, c'è una parola fondamentale nella filosofia greca, ecco, che viene resa ottimamente dalla parola italiana principio, ed è la parola arché, ok? Allora, questo elemento di base che sarebbe poi all'origine di tutto, questi primi filosofi lo chiamavano arché. Veramente non siamo sicuri che abbiano usato questa parola, perché questa parola ci viene testimoniata soprattutto da Aristotele, cioè da fonti più tarde. Non siamo sicuri che davvero questi filosofi l'abbiano usata. Allora, che cosa vuol dire arché? Arché vuol dire principio, in due significati diversi che sono ottimamente compendiati anche dalla parola italiana principio. Che cosa vuol dire in prima battuta principio? Principio vuol dire inizio, d'accordo? Vuol dire origine, vuol dire ciò che c'è prima, ok? Allora, l'arché, secondo Aristotele, la domanda a cui rispondevano tutti questi primi filosofi è: qual è l'arché delle cose? Cioè, qual è il principio delle cose? Nel senso, qual è l'inizio, qual è l'origine delle cose? D'accordo? Qual è l'elemento da cui tutte le cose derivano? Qual è il principio basilare, l'elemento semplice che poi si è trasformato negli altri, che poi ha dato luogo a tutti gli altri, d'accordo? Arché come inizio, come origine, come qualcosa che viene prima di qualcos'altro, quindi principio nel senso di inizio. Però attenzione, questa parola fondamentale dei presofisti arché. Arché significa anche qualche altra cosa, come vediamo se andiamo a vedere il verbo corrispondente in greco è archeo. Attenzione, archeo vuol dire comando, guido, sono il primo, d'accordo? Quindi capite, principio non soltanto ciò che viene prima nel tempo, l'inizio, l'origine, principio anche nel senso di ciò che domina, di ciò che è il primo, di ciò che guida, cioè principio anche nel senso, diremmo in italiano, di costituente. D'accordo? Quindi arché ha due significati. In greco
che corrispondono a due sfumature di significato nella parola italiana principio. Probabilmente i primi filosofi non distinguevano esplicitamente tra questi due significati, che forse a loro sembravano in qualche modo coincidenti o sembravano due facce della stessa medaglia. Arché significa sia ciò che viene prima nell'ordine del tempo, l'origine, l'inizio, ciò che è venuto prima di qualcos'altro, d'accordo? Ma anche ciò che viene prima come importanza, cioè non nell'ordine del tempo, ma nell'ordine dell'importanza, ciò che guida, ciò che domina, ciò che dà una regola, ciò che fornisce un senso, d'accordo? Alle cose, cioè il costituente di tutte le cose. Io posso dire, capite, nel primo significato che questo tavolo deriva dall'acqua, cioè il principio di questo tavolo è l'acqua, nel senso questo tavolo deriva dall'acqua, d'accordo? L'acqua è l'origine di questo tavolo. Ma posso anche dire l'acqua è il principio di questo tavolo in un altro senso, cioè nel senso che l'acqua è il costituente di questo tavolo, no? È il principio di questo tavolo nel senso che ne è l'essenza. L'acqua è ciò che caratterizza questo tavolo. Magari questo tavolo è fatto di acqua, anche se io non me ne accorgo, oppure ha un principio interno che è l'acqua, d'accordo? Il costituente, qualcosa che regge, qualcosa che regola, qualcosa che in qualche modo è appunto costitutiva del tavolo. Sapete, i farmaci, ci sono i principi attivi, cioè sono le molecole più importanti, quelle che danno una certa azione terapeutica all'interno del farmaco. In questo senso io dico il principio del farmaco, il principio nel senso, capite, del costituente, dell'essenza di qualche cosa. Se io dico il principio di quell'arnese, il principio di quell'oggetto è il legno, è il legno, sto dicendo, anche se non sembra, di cosa è fatto quell'oggetto? No, ma il principio di quell'oggetto è legno. Significa che l'elemento fondamentale di quell'oggetto che lo rende tale è legno, che la maggior parte della materia che è stata utilizzata per forgiare quell'oggetto è il legno. Spero che si sia capito. Anche per esempio in italiano, quando usiamo la stessa parola natura per dire il principio, l'essenza di qualcosa, la natura delle cose, ma quel tipo di comportamento è la sua natura, d'accordo? La natura delle cose intesa come principio, come essenza, come caratteristica fondamentale di qualcosa. Benissimo, quindi spero che sia chiaro questo doppio significato di arché. Qual è l'arché delle cose? Nel senso di qual è l'origine delle cose, che magari prima erano costituite, queste cose non c'erano, c'era soltanto l'acqua o un elemento semplice, tutto l'universo era fatto di acqua, poi abbiamo visto cosmogonia, l'acqua si cerca di spiegare come si trasformi in tutto ciò che esiste. Arché come origine, inizio di tutte le cose, ciò che c'era prima delle altre cose, ma anche arché come costituente di tutte le cose, d'accordo? Come costituente intimo, come costituente interiore, d'accordo? Come principio interno che si trova intorno a tutte le cose, che dà ordine, che dà senso, che dà una regola, d'accordo? Che dà una regola a tutte le cose. Cioè, questo principio, questo arché, questo costituente, non solo appunto è il costituente, ciò che costituisce tutte le cose, ma è anche ciò che dà ordine alle cose e ai fenomeni e alle trasformazioni. Cioè l'idea è che, che i fenomeni naturali non vadano a casaccio, ma che in qualche modo abbiano una regola, un ordine, un senso, un fine, uno scopo, anche una giustizia.
molti di questi autori diranno che l'arché, il principio di tutte le cose, è anche responsabile, l'origine del movimento, d'accordo, dell'universo, del movimento di tutte le cose. Quindi cerchiamo di capire, in fondo l'arché, pur essendo una cosa materiale, una cosa fisica, per molti di questi autori prende il termine di Dio, prende il posto, scusate, di Dio. Molti interpreti hanno sostenuto che alcuni di questi autori divinizzano il principio, divinizzano l'arché, che sia l'acqua, che sia l'aria o che sia qualche cosa, d'accordo? Quindi in qualche modo anche le loro idee religiose sono idee religiose naturalistiche. Noi non sapremo mai loro che quali fossero le loro idee religiose. Non sto dicendo che siano atei, però sono dei naturalisti e anche la loro visione religiosa probabilmente era naturalistica. Cioè loro non credevano davvero in Zeus o nelle altre divinità, d'accordo, antropomorfe che avevano la loro specificità rispetto a tutti gli altri enti della natura. Loro immaginavano probabilmente il divino, qualcosa di divino, ma ce lo dicono anche le testimonianze, alcuni frammenti, che il divino fosse un elemento materiale, cioè un elemento della fusis, d'accordo? Che questo elemento della fusis avesse un'energia, una capacità di movimento, una capacità di ordinare, di regolare, di armonizzare tutti i fenomeni dell'universo, d'accordo? Come una sorta di provvidenza o di capacità di ordinare, di muovere che di solito si attribuisce a una divinità, loro invece lo attribuivano a un elemento della fusis, a un principio fisico, materiale, naturale. Questa posizione può essere interpretata anche come panteismo. Probabilmente questi sapienti non condividevano appunto le idee istituzionali sulla religione, ma avevano una visione della religione panteistica. Panteismo che cosa vuol dire? In greco pan vuol dire tutto e attenzione, sì, e theos vuol dire Dio, d'accordo? Pan, theos però con TH perché è una teta, non è un tau. Ok? Panteismo significa che tutto è Dio. In che senso? Che tutto è Dio, cioè che Dio non è qualcosa di trascendente e separato dagli altri enti della natura, che Dio si identifica con la natura, che Dio si identifica con la materia, che Dio si identifica con gli enti naturali, d'accordo? Li pervade tutti, c'è una sorta di intelligenza divina, di divinità, di anima del mondo, la chiamerà qualcuno in seguito, che in qualche modo è interna, non è esterna, trascendente, ma è immanente, è interna alla natura. E probabilmente, d'accordo, questi autori pensavano questo. E veramente panteismo è un termine inventato dall'illuminista irlandese John Toland all'inizio del 1700. Prima la parola panteismo non esisteva. Come si indicava l'idea che la divinità fosse in realtà un'energia nella natura o si identificasse con le forze della natura, con la natura stessa? Non si usava la parola panteismo. Per la verità, nel corso del 600-700 al posto del panteismo si diceva spinosismo, in riferimento alle dottrine ovviamente del famoso filosofo olandese Spinoza, che era appunto un panteista. Però in realtà nell'antichità, nel Medioevo, anche in età moderna si usavano altri termini, d'accordo? Per esempio, invece di panteismo, panpsichismo. Vi sto solo dicendo come servirà per tutta la nostra storia della filosofia, come veniva indicato il panteismo prima che la parola fosse inventata da John Toland, uno dei più importanti illuministi in assoluto dell'illuminismo europeo all'inizio del 1700. Panteismo veniva indicato con panpsichismo. Pan significa sempre tutto,
E in greco, attenzione, psyche significa anima, d'accordo? Pan, psyche, CH perché è un chi, non è una K in greco, psyche, cioè tutto è anima, nel senso che tutto è animato, anche ciò che si pensa essere, che appare essere come qualcosa di morto, di freddo, di inanimato, come gli enti non biologici, d'accordo? Gli enti non biologici, gli enti inanimati, in realtà anche loro si muovono da soli, pensano, hanno comunque un'anima, d'accordo? Tutto è animato, tutto si muove da solo. Forse questo termine panpsichismo è più adatto rispetto a panteismo, a indicare l'idea che la natura sia appunto che la natura sia pervasa da forze attive e che magari la fanno funzionare anche in base a un ordine, in base a un fine, d'accordo? Quindi non tutto è Dio, ma tutto è anima, tutto è animato, animazione universale. Un'altra parola un po' difficile, greca, per indicare il panteismo è ilozoismo. Ilozoismo viene dal greco hule e zoao, il verbo, hule è zoao, la prima persona singolare di un verbo. Hule in greco, hule con lo spirito aspro, perché c'è un'aspirazione che noi nella traslitterazione in italiano indichiamo con una H. Hule significa materia, mentre zoao significa vivo, d'accordo? Quindi ilozoismo, Hule Zoao significa materia vivente, d'accordo? Più o meno lo stesso concetto. Tutta la materia è vivente. Zoao ovviamente fa riferimento anche al sostantivo zoon e il sostantivo zoon ovviamente lo conoscete bene. Zoao vuol dire zoao vuol dire vivo, d'accordo? Nel senso che sono animato, infatti il sostantivo corrispondente zoon significa animale, quello che è animato, da qui naturalmente termini in tutte le lingue moderne come zoologia, d'accordo? Quindi l'ipotesi che il principio, l'elemento fondamentale, l'archè venga divinizzato e quindi pervada tutta la natura di un'animazione, di un automovimento, ma anche di un andamento verso un fine, verso una giustizia. L'elemento fisico, l'archè, viene in qualche modo, il principio viene in qualche modo divinizzato e si pensa che dia una regola, d'accordo, un ordine, un criterio di funzionamento a tutta la natura. Va bene, allora nella prossima lezione parleremo del primo di questi filosofi cosiddetti presocratici, cioè Talete di Mileto. Alla prossima, arrivederci.